Allora ti presento un pezzo vintage, un pezzo che ho aggiustato io da solo, io me medesimo da solo, perché quando è arrivato ronzava come un moscone in una sala microfono. Io l'ho detto al venditore, guarda che ronza, lui mi ha detto devi cambiare, metterci le batterie, senza le batterie non funziona, che non lo so, sì certo che funziona, ci vanno 2 batterie, così, guarda, vedi? Sono 2 batterie ricaricabili, vanno qui dentro, anche qui ci sono, questo è l'E100S, questo è l'altro, è il fratello più recente. Perché usa 2 batterie? No, serve anche il Phantom, però il Phantom non alimenta direttamente il microfono, ma alimenta le batterie che alimentano il microfono, che ha un tipo di preamplificazione che richiede un sacco di energia, è molto potente, molto, molto sensibile. Credo che sia roba della Texas Instrument, l'elettronica all'interno di questo microfono. Un po' di storia. Questo microfono è degli anni 90, inizio anni 90. Nei primi 13 anni, dagli anni 90 al 2003, questo microfono è stato prodotto interamente negli Stati Uniti dalla CAD. Monta una capsula che si chiama a elettrete, cioè praticamente è una capsula elettromagnetica, contiene già all'interno una piccola carica elettronica. Questo microfono ronzava come un moscone dentro alla sala microfono. Ronzava tantissimo, l'ho trovato usato, chiaramente è roba che non producono dal 2003. Anche da come era messo dentro, era così. Sì, l'ho aperto tutto. L'ho completamente sbudellato. Ho aperto un intero microfono, ho tirato via tutti i fili, li ho dissaldati e risaldati perché erano messi malissimo. E poi, siccome ronzava e continuava a ronzare, ho scritto alla CAD e ho detto: senti, ma perché ronza? Te lo faccio sentire. E gli ho fatto vedere questo filmato. Loro mi hanno risposto dicendomi: questo ronza perché probabilmente non hai collegato il pin 1 alla massa. Il pin 1 alla massa. Che cos'è il pin 1? Il pin 1... Faccio vedere. Si vede? Qui? Si vede? Guarda. Uno di questi qua è il pin 1. Deve essere all'interno collegato al corpo del microfono e andare a massa. Non solo. Tutto il corpo del microfono deve fare contatto. I contatti, i punti dove si unisce qui, per esempio, qui sotto, devono toccarsi e deve fare contatto e non ronzava più. Fino al 2003 hanno prodotto questo modello, poi hanno cambiato la capsula, nel senso che l'hanno comprata da un altro fornitore non americano e sono andati in Cina a produrre. Fino al 2000... Quando è che hanno cominciato? Nel 2009. Nel 2009 hanno prodotto il nuovo microfono. Tra il primo e il secondo, che si chiama E102 o al cubo, come preferisci, e il terzo, che è l'E100S, ci sono grosse differenze. Quindi se trovi in giro un microfono che si chiama E102, diciamo, non è come questo, come suono. È diverso, è anche più rumoroso. Parliamo di rumore. Allora, il rumore è il cosiddetto self-noise. Il self-noise è quella roba che tu senti quando apri il microfono e stai zitto. Quel rumore di fondo che si porta dietro tutta la roba elettronica. Quello che hai appena sentito era quello dell'E100S, dell'E100, che ha 15 dB misurati di rumore di fondo. Questo invece è il nuovo modello uscito nel 2009, che si chiama E100S e che ha 3,7 dB di rumore di fondo. Bassissimo, senti. Si sente niente. Silenzio. Non fa neanche un po' di rumore. Ma è bellissimo tutto ciò. Parlando della capsula, ti ho detto che questa è un elettrete, cioè un'elettrocapsula piccolina e grande, con una monetina da 50 centesimi, una cosa così. Mentre la capsula del Neumann più o meno sarebbe una roba così, quindi 32 mm. Questa è 24 mm di dimensione, non è più una capsula elettrete, questa è una capsula stile Neumann, diciamo, però più piccola. Questo è solo ed esclusivamente cardioide. No, è di più. È ipercardioide. Vale a dire che ha un raggio d'ascolto molto limitato qui davanti e un piccolino punto
di sensibilità molto piccolo qui di dietro. E adesso ti faccio sentire qual è la differenza di suono tra questi due microfoni, versione anni 90, inizio anni 90 e versione fine primo decennio del 2009, questo qua è uscito facciamo 2010, quindi 20 anni dopo, 90, 2000, sono 20 anni dopo, mamma mia, 20 anni, sicuro, sono 20 anni. Gli piace indubbiamente, rispose Lord Henry. A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. Vi offro in cambio tutto quello che vi piace chiedermi. Desidero possederla. Gli piace indubbiamente, rispose Lord Henry. A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. Vi offro in cambio tutto quello che vi piace chiedermi. Desidero possederla. Non mi appartiene, Harry. E di chi è? Di Dorian, naturalmente, rispose il pittore. Fortunato mortale. Non mi appartiene, Harry. E di chi è? Di Dorian, naturalmente, rispose il pittore. Fortunato mortale. Com'è tragico, mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante. E questa immagine rimarrà sempre giovane. Giovane quale sono io in questa giornata di giugno. Se si potesse realizzare il contrario. Com'è tragico, mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante. E questa immagine rimarrà sempre giovane. Giovane quale sono io in questa giornata di giugno. Se si potesse realizzare il contrario. Se io dovessi rimanere sempre giovane, il ritratto diventasse vecchio. Per questo darei qualunque cosa. Darei la cosa più preziosa del mondo, darei anche la mia anima per questo. Se io dovessi rimanere sempre giovane, il ritratto diventasse vecchio. Per questo darei qualunque cosa. Darei la cosa più preziosa del mondo, darei anche la mia anima per questo. Questi erano i due Equitech CAD, tutti e due prodotti negli Stati Uniti. La via di mezzo non ce l'ho, non l'ho trovata, però da quello che ho capito funziona leggermente peggio di questa, infatti dopo hanno prodotto un microfono un po' diverso. Tra le caratteristiche aggiuntive, dunque, il vecchio E100, che non trovi più in giro se non da sistemare, ha un high pass, cioè passa alto, che se lo attivi fa così. Questo è il passa alto dell'E100 vecchio stile anni 90. E questo è quando lo annulli e ti dà tutta la gamma completa delle frequenze. Questo accende e spegne il microfono, lo puoi spegnere, ma si spegne automaticamente. Anche questo ha una sua, spegnimento automatico quando non sta funzionando, e anche se gli lasci attaccato il Phantom, e per ricaricare le batterie le ricarica. E questo invece è il pad, cioè se io attivo il pad, ecco che tu senti che è andato molto giù come suono, perché ha tolto 20 dB di sensibilità. Nell'E100S invece hanno eliminato il pulsante accendi e spegni, che appunto adesso è una funzione automatica, ma ci sono sempre le batterie per alimentare sempre un circuito di alimentazione che non è il FET, questo monta 4 FET, mi sembra che sia un quadri-FET. Allora, il pad è non più a 20 dB di riduzione, ma solo a 10 dB, cioè se io abbasso la sensibilità del microfono, la senti che è calata tantissimo. Ora devo proprio avvicinarmi tanto perché sono sceso di 10 dB. Lo ripristino. E l'high pass o il passa alto, quello che toglie i bassi, toglie le frequenze in questo modo. Adesso io lo abbasso, ecco, l'ho abbassato e come senti ha un pochettino tolto le frequenze basse sotto i 100 Hz. Opera un taglio sotto i 100 Hz per evitare il pop, i rumori molto forti, non so, il vento, o se ci sono dei rombi, nel senso non di figura geometrica, ma il rombo che senti in sottofondo molto basso. Lo riapri così. Ok. E questi sono due microfoni che è difficile trovare nelle sale di incisione italiane ed europee. Bello, mi è piaciuto tantissimo, sono contento come un bimbo con il Big Jim nuovo.
Se Big Jim ronza non gliene frega niente a nessuno, anzi la Barbie è persino contenta che ronzi un poco. Se invece ti ronza un microfono, ecco, la cosa è un pochettino fastidiosa, soprattutto se è un microfono che hai comprato da un venditore professionale che ti vende sì un microfono usato, ma tu, anziché averlo comprato su eBay dove te lo vende chissà chi, te lo vende uno che lo fa di professione, vendo microfoni per mestiere, e non si è accorto che questo microfono ronzava. No, ha fatto anche un'altra brutta uscita, cioè ha preso questo microfono e non si è preoccupato di leggere il manuale che si trova online, dove c'è scritto che non puoi usare delle batterie standard, ma devi usare delle batterie ricaricabili, altrimenti rischi di rompere il microfono. Perché? Perché il microfono non usa le batterie così, per funzionare da solo. No, anche se sono belle cariche, ha bisogno del Phantom. Perché? Il Phantom carica le batterie a loro volta producono un'energia maggiore che è quella richiesta dal sistema di alimentazione del microfono. Sì, lo devo sapere io che non sono uno che fabbrica, vende e aggiusta microfoni. Lo so perché l'ho letto sul manuale. E dai, per favore, che figura ci hai fatto? Dici, ma ti ha fatto almeno uno sconto? No, mi ha detto che la prossima volta ci guarderà. E io secondo te la prossima volta vengo da te a comprare un microfono che manco hai guardato e non mi hai nemmeno dato, che ne so, un codice sconto per il prossimo acquisto. Infatti il prossimo acquisto non lo farò da te. Ma a parte questo venditore di cui non faccio il nome e forse solo il cognome, non faccio neanche il cognome, vabbè, potevo darglielo indietro, dici? No, un microfono così non lo dai indietro. L'ho pagato poco e quindi ho deciso che potevo tentare di rischiare di aprirlo e tentare di aggiustarlo. Non è una cosa che puoi fare così, a occhi chiusi, non sai Io ho delle dita enormi. Qui dentro ci sono dei fili piccolissimi. L'ho aperto, sì. Dentro c'erano dei fili piccolissimi, però erano tutti rovinati. Hai presente la gomma quando si sfalda? Ecco, il rame era praticamente libero. Ho pensato ronzasse solo per quello. In realtà il precedente proprietario ha già tentato di aggiustarlo e ha cotto i fili con il saldatore. Se stai troppo su un filo di rame, tutta la plastica, tutto il rivestimento si cuoce. E non era riuscito ad aggiustarlo, per questo poi l'ha venduto. E poi l'altro problema era il fatto che non c'era il collegamento a massa, come ti ho spiegato nel video. Va bene, quindi adesso ti faccio vedere, stai già vedendo le immagini di come ho fatto ad aggiustarlo, così tanto per farlo vedere a qualcuno, che gliene frega qualcosa a qualcuno. E ci metto sotto un po' di rumori di fondo di natura, perché conciliano il sonno e magari uno si mette lì, non riesce a prendere sonno e guarda Paolo che monta, anziché fare un voice over, monta il microfono che si è comprato rotto. Ma roba da matti. Vabbè. Il voiceover l'ho fatto, sì, sull'Equitech E100 che ho aggiustato, quindi quello che stai sentendo è esattamente quello. L'Equitech E100 che ho aggiustato io. Che roba, eh? So, ci sono cose più importanti e adesso ti saluto. Ciao, grazie, spero ti sia utile.